Benvenuti al terzo e ultimo capitolo del nostro viaggio lungo la Costa Brava. Se vi siete persi i primi episodi vi invitiamo a recuperarli. Nel primo ci siamo avventurati dalle montagne di Andorra fino al mare, attraversando il Parco della Garrotxa. Nel secondo abbiamo esplorato alcune delle spiagge più belle di Palafrugell, Palamós, Pals e Begur, partendo ogni giorno dall'Estartit, dove siamo stati ospiti di due nostri amici. Ora, per concludere questa avventura, ci aspetta ancora tanta bellezza. Inizieremo da Tossa de Mar con il suo affascinante borgo medievale e le sue meravigliose spiagge. Poi ci sposteremo a Cadaqués, un gioiello della Costa Brava che ha ispirato artisti come Salvador Dalí, per poi visitare proprio il paese natale del pittore, Figueres. Infine concluderemo il nostro viaggio a Girona, una città ricca di storia e cultura. 3 giorni pieni di scoperte, luoghi iconici e ultimi sguardi su questa splendida regione. Pronti per l'ultima tappa? Se vi è piaciuto seguirci fino a qui, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna avventura. Ma ora allacciate le cinture che si parte! Buenos dias! Un'altra giornata qui dalla Spagna, anzi dalla Costa Brava. Oggi la nostra destinazione sarà Tossa de Mar e tutti gli altri paesini che sono intorno a Tossa de Mar, quindi la parte sud della Costa Brava. Ci vorrà circa un'ora di tempo, nel frattempo abbiamo fatto colazione e siamo pronti, quindi un'ora di macchina. Eccoci qui, siamo arrivati a Tossa de Mar. Spettacolo! È una spiaggia enorme, il paesino è molto carino, è pieno di locali lungo il paseo e ora andiamo a esplorare la parte con il castello e poi dopo entriamo dentro al paesino vero e proprio. La città vecchia di Tossa de Mar è tutta fortificata ed è praticamente sopra questa scogliera, e invece tutta quanta la parte più nuova è sviluppata in basso intorno alla spiaggia. Ora andiamo a vedere la città vecchia, che dovrebbe essere molto ben conservata. E c'è molta più gente degli altri giorni, si vede che è sabato. È stranissimo, la nave arriva proprio fin sulla spiaggia. Qui siamo arrivati nella parte più moderna e straturistica del paese. Comunque è carino, devo dire, anche se c'è tanta gente, è carino. E ora siamo a pancia piena dopo aver mangiato a Can Fabregas. Molto bene, si è mangiato davvero bene. Abbiamo preso un menù da 20 euro a persona. Abbiamo mangiato una insalata di formaggio di capra per Alessandra, una tartare di salmone affumicato per me e poi una paella mariscos da dividere in due. Si è mangiato bene, decisamente bene, piaciuto, straconsigliato. E ora rifacciamo un altro giro nel paese e poi andiamo a prendere la macchina e ci spostiamo in un altro paesino. Ed è arrivato il momento di ripartire, quindi lasciamo Tossa de Mar e andiamo al prossimo paesino, Feliu di qualcosa, magari lo scrivo da qualche parte. San Feliu de Clichoy. Andiamo. Ed eccoci arrivati a San Feliu de Guichau. La strada per arrivare qui da Tossa de Mar è molto tortuosa, almeno una delle strade, ma ha un panorama davvero bello. Non mi è chiaro questo segno, ma sono i vecchietti che attraversano il bagnasciuga. Anche questo era un paese di pescatori che è diventato un paese turistico. Ah, Lucky Luke. Adoravo il cartone animato quando ero piccolo. A me piacevano i fratelli Dalton, erano tutti orrendi. Sono le 5 e ora aprono i negozi e il viale si inizia a riempire. E per noi è arrivato il momento di ripartire. Il paese è carino, però oddio, aspettavo di meglio. Però immagino la sera sia molto bello con la passeggiata sul lungomare, lungo la spiaggia.
e siamo arrivati a St. Paul, che è una frazione del paese che abbiamo visitato in precedenza ed è l'ultima zona dove sono preservate ancora delle dune, quindi la spiaggia è un po' più selvaggia, anche se non sembra. Diciamo che è l'ultima zona dove ci sono delle dune. Eccola qua. Credo che sia molto gettonata dai camper, dalle persone che vivono in camper, perché prima c'era il parcheggio ed era pieno. E queste devono essere le famose dune selvaggia. Deve tirare abbastanza vento da queste parti. Luogo perfetto per gli amanti degli sport acquatici. Sono tantissime mute, forse per fare windsurf o kitesurf. Tempo di ripartire. Lei vuole andare a Palafrugell e invece andremo a Plaza d'Aria. A Platia de Aro. A Platia de Aro. No, aspetta, andremo a Platia d'Aro. Andremo a Platia d'Aro. Ed eccoci arrivati a Playa d'Aro. Qui il lungomare è molto diverso dagli altri. Infatti ci sono tutti i palazzi enormi con case, sicuramente case vacanza, case affittate. Ispira molto di meno come posto. E poi parallelo al lungomare c'è la via pedonale, la via principale con tutti i negozi, tutti i ristoranti. Con il fatto che il sole tramonta alle spalle dei palazzi copre completamente la spiaggia a quest'ora. La giornata dura anche di meno in spiaggia. Estremamente commerciale, molto commerciale. E a questo punto direi passeggiata finita, è arrivato il momento di tornare. Lì c'è una fiera. Andiamo alla macchina. E buongiorno, oggi grande giornata importante perché raggiungeremo Cadaqués. Infatti ci siamo svegliati presto proprio per vedere com'è il paese che è stato ispirazione per così tanti artisti in generale. È famoso per Dalì, per aver dato casa a Dalì, però anche Picasso, García Lorca, Buñuel e molti altri artisti hanno in qualche modo preso ispirazione da questo paese. Quindi andiamo presto, sperando di trovare anche un posto per la macchina, perché quello è il rischio quando si va in questo tipo di luoghi. Comunque si parte. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. E siamo arrivati a Cadaqués. La via per entrare è molto tortuosa, bella, perché inizia a vedere il paese dall'alto. Adesso stiamo passeggiando per le sue vie con una superficie molto instabile, quindi è importante avere delle scarpe comode, però è davvero bello da vedere, soprattutto adesso con la calma perché c'è poca gente. Quindi esploriamo Cadaqués. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Niente male, La spiaggia del paese proprio è con i sassi, ma non è particolarmente conosciuto per la spiaggia, più per il paese proprio, che sembra davvero carino. Questo piccolo borgo di pescatori è famoso per le sue casette bianche e il suo fascino senza tempo. Cadaqués è il luogo che ha ispirato artisti e scrittori da tutto il mondo, incluso Salvador Dalì, che trovava qui rifugio e ispirazione. Di sicuro non mancano punti dove fare foto o fotografie. Camminiamo lungo le strette vie acciottolate, circondati dal profumo del mare e dal rumore delle onde. Ogni angolo sembra raccontare una storia, ogni scorcio sembra un dipinto. Oggi Cadaqués ci accoglie con la sua atmosfera rilassata, il ritmo lento e l'arte che si respira in ogni angolo.
Questo è un luogo che invita a perdersi tra i vicoli, a sedersi e a osservare la vita che scorre lenta. Limone verde e cioccolato con naranja, in naranja conficcata. Davvero buono questo gelato. È arrivato il momento di tornare. Andiamo verso la macchina e torniamo al paese di Cadaqués. Qui ci siamo spinti un pochino fuori. E c'è anche la possibilità di raggiungere la casa di Dalí, che è circa 15 minuti a piedi da qui, all'interno, passando all'interno perché è su una caletta di fronte. Non so quanto valga la pena, quindi noi non ci spingeremo fin là. Parcheggio pagato per 3 ore, circa 8 euro. E questa è Figueres, cittadina molto più grande di quelle viste finora, che è famosa per il museo di Dalí, che ovviamente il lunedì è chiuso e oggi è lunedì. Va bene, facciamoci 2 passi, anzi prima andiamo a mangiare, va. Abbiamo mangiato alla taverna del Barilei, abbiamo preso delle tapas, una clara, che è una birra al limone, e un'acqua, e ora passeggiamo per Figueres. Figueres è famosa perché è la città natale di Dalí, infatti c'è il museo dedicato a lui, anche se Cadaqués è dove prendeva l'ispirazione, uno dei posti preferiti dal pittore. Ma hanno in mano delle baguette, tipico di Dalí. Peccato, sarebbe stato bello visitarlo. Sarà per la prossima volta. E questa è la Rambla di Figueres. È arrivato il momento di ripartire. Ed eccoci arrivati all'Escalá. Abbiamo fatto circa 30 minuti di macchina da Figueres, qui siamo di nuovo sul mare, non troppo lontano da Torreia dove stanno i nostri amici che ci ospitano. Ci siamo venuti uno dei primi giorni all'Escalá e abbiamo fatto una lunga passeggiata lì, in questa zona che si vede. Ora invece abbiamo scelto di visitare proprio il paese, la parte più centrale del paese. E stiamo facendo una pausa con un caffè solo e una Fanta al limone. Se venite in Spagna, soprattutto in Catalogna, e che volete un caffè, non chiedete solo un caffè, ma un caffè solo, perché altrimenti vi portano il caffè macchiato con latte. È uscito il sole e la spiaggia si è riempita. Credo che noi ora torniamo alla macchina, la giornata è quasi finita. Domani ci aspetta l'ultimo giorno qui in Catalogna, visiteremo Girona e in serata abbiamo il volo. Buongiorno, eccoci arrivati all'ultimo giorno qui in Costa Brava. Buondì. Abbiamo deciso di fare una passeggiata all'Estartit questa mattina, ma fra poco andiamo a prendere la macchina e raggiungeremo Girona. Visiteremo un pochino la città per poi andare in aeroporto nel tardo pomeriggio, che abbiamo il volo in serata. Quindi la vacanza in Costa Brava, anzi la vacanza in Catalogna è finita. Decisamente bello. Abbiamo visto un sacco di cose e ora finiamo la passeggiata all'Estartit. Ci vediamo dopo a Girona. E siamo arrivati a Girona. Qui ci troviamo sul famoso ponte che praticamente è presente in tutte le immagini se cercate Girona. Ora andiamo a esplorare la parte vecchia, che è molto famosa per Game of Thrones. Praticamente Game of Thrones ha reso famoso tutte queste città un pochino più storiche e medievali. Fantastico.
La vista sulla cattedrale è niente male. Ponte fatto da Gustave Eiffel, si chiama l'Eiffel Bridge, lo stesso della Torre Eiffel. Molto carina Girona, ma ora è ora di pranzo. Andiamo a mangiare. Si mangia. Pranzo fatto e ora proviamo a raggiungere i bagni arabi e poi forse le mura di Girona. Molto diversi dai bagni arabi che abbiamo visitato quando eravamo in Andalusia, nel viaggio di 10 giorni in Andalusia. Questo è molto più semplice come complesso, un po' più latino sembra. C'era l'ingresso, il luogo dove ci si spogliava, poi dopo c'era una sequenza di stanze, quella fredda, quella tiepida e quella calda, e quindi c'era il passaggio da freddo a caldo. Passeggiata a Girona praticamente finita e con Girona si chiude un pochino lo splendido viaggio in Catalogna, quindi ora andiamo verso la macchina e poi direzione aeroporto. Al prossimo viaggio. Ed eccoci giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio lungo la Costa Brava. Abbiamo esplorato montagne imponenti, attraversato borghi medievali, ammirato acque cristalline e passeggiato tra le meraviglie di Cadaqués, Tossa de Mar e Girona. Speriamo di avervi ispirato e di aver mostrato un lato della Spagna che merita di essere vissuto e scoperto. Se questa serie vi è piaciuta lasciateci un commento e condividetela con chi potrebbe amare questi posti quanto li abbiamo amati noi. Ci vediamo alla prossima avventura!